È divertentissimo, è caduta, vabbè, ma non potete capire quanto è divertente. Ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale, io sono Michele e pochi giorni fa sono stato contattato da un negozio di modellismo giapponese che mi ha proposto di recensire la più piccola macchina radiocomandata FPV al mondo, ovvero lei, la Just Air Q25. Ed essendo io un grande appassionato di droni, macchine radiocomandate e modellismo, non potevo dire di no. Credetemi, io ci ho già giocato un po' con mia nipote e non si tratta solo di una piccola macchinina radiocomandata come quelle che troviamo sulle bancarelle delle fiere, ma è un vero e proprio mini modellino costruito con una cura dei dettagli maniacale. Però per farvelo capire meglio, dobbiamo unboxarlo e vederlo insieme. E iniziamo proprio dalla bellissima confezione Just Air Q25 Micro Car FPV in scala 1:100. Dai 14 anni in su, quindi non è proprio un giocattolino ragazzi. Vediamo i colori in cui è possibile acquistarla. Abbiamo il rosso, verde, l'arancione, misto giallo e il blu che questo negozio mi ha inviato la macchina blu, quindi gradisco tanto questo colore. Molto bello che cambia anche il colore del radiocomando in base alla macchina. Qui dietro abbiamo tutte le specifiche tecniche, in scala 1:100, radiocomando 2.4 GHz, motore ad alta potenza, radiocomando professionale, ok non è professionale ma è molto ben fatto, lo vedrete, le ruote sterzano in modo davvero incredibile per una macchina di questo tipo, 60 minuti di autonomia, siamo sui 15-20 minuti, che comunque è tanto, ma carica in pochissimo tempo. Se vi interessa invece in quest'altro box trovate anche tutte le caratteristiche tecniche della macchinina, del radiocomando e del visore. Bene, detto questo, andiamo ad aprirla perché dentro, credetemi, c'è davvero tanta roba. E già da questo benvenuto capiamo che il prodotto è davvero speciale. E guardate dentro quanta roba c'è. E direi di iniziare dalla manualistica. Questo è un manuale rapido per l'accoppiamento della macchinina radiocomando, visore alla macchinina. Questo invece, ben imbustato, è il manuale vero e proprio, che vi consiglio di leggere perché trovate un po' di cose interessanti, questa macchinina è un po' particolare. Poi abbiamo graditissime e bellissime queste, sono degli adesivi. Esatto ragazzi, si aprono, si rimuovono da qui e potete appiccicarli dove preferite. Guardate come sono belli! È una cura per il dettaglio che difficilmente troviamo su prodotti cinesi. Racchiusa in questa piccola teca di plastica che possiamo usare anche come soprammobile perché è davvero bella, troviamo la macchinina. Guardate quanto è piccola. Andiamo a liberarla insieme, vi basterà tirare, c'è un supporto che blocca le ruote posteriori e vediamola da vicino perché è minuscola in scala 1:100, ma guardate come i colori non sono sbavati, cioè i dettagli sono molto molto ben fatti, anche i fari posteriori, ci sono una serie di LED RGB qui all'interno, li vedremo tra un attimo, molto molto bella. Nella parte inferiore invece troviamo il tasto di accensione e l'ingresso USB Type-C per ricaricare la piccola batteria integrata. Qui sopra invece troviamo, attaccata alla macchinina, la cam FPV che come qualità è davvero buona e c'è anche un tastino per regolare la frequenza. Davvero bellissima, guardate confrontata con la mia mano quanto è piccola. Passiamo ora ad un altro pezzo forte di questa macchina radiocomandata, ovvero il suo radiocomando che è blu, come il colore celeste, come il colore della macchina che abbiamo acquistato, ma non è un radiocomando adattato come succede su modelli cinesi, ma è un radiocomando specifico per questa macchinina, creata apposta per lui, insomma, con dei comandi specifici. Abbiamo uno sterzo vero e proprio, come sulle macchine radiocomandate di qualità superiore, e non è solo un on-off, ma si può regolare
il grado di sterzata, abbiamo due tastini per impostare la potenza della macchinina, il tasto di accensione on-off, due trimmer per regolare un po' la deriva della macchina, un po' come succede per i droni, e qui sopra abbiamo altri tastini. Voglio farvela vedere subito accesa, quindi andiamo ad accendere il radiocomando, che ha anche una vibrazione interna, non so se l'avete sentita, ma quando acceleriamo, quando sterziamo, lui vibra, come un controller della PlayStation. C'è il LED qui sopra, con il marchio. Andiamo ad accendere la macchinina tramite questo tastino qui. Guardate che si accendono tutti i LED. Ok. L'abbiamo blindata, l'abbiamo collegata e possiamo subito andare ad usarla. Ma prima vi faccio vedere tutti i LED che compongono questa macchinina, ma direi di spegnere la luce così li apprezzate meglio. Eccola qua ragazzi, guardate quanto è carina. LED nella parte posteriore, nella parte anteriore, premendo un tastino sul radiocomando andiamo a cambiare il colore dei LED, c'è anche viola, cambiano anche i LED dei fari posteriori. Bellissima ragazzi, davvero bellissima. Questo viola è molto futuristico e possiamo impostare persino la luminosità dei LED su 3 livelli. Gli altri due tastini servono, quello sopra con l'ingranaggio per l'accoppiamento iniziale e questo qui per avviare la registrazione della cam FPV. Ragazzi, è davvero una figata. Ma non è finita qui amici, perché nella confezione troviamo anche altro, ed eccolo qui, il visore FPV per questa macchinina. Bello, anche lui non è adattato ma è marchiato dall'azienda, è davvero un lavoro incredibile secondo me per un prodotto di questo tipo che uno potrebbe considerare banale, ma invece è davvero ben fatto. Qui però la ricarica è tramite micro USB, il radiocomando non ve l'ho fatto vedere ma è Type-C. Comunque abbiamo anche vari ingressi per la micro SD, tasti per registrare, cambiare canale, impostazioni varie, uno speaker, tasto ricerca e dei LED di carica. Non manca ovviamente il cavo di ricarica USB Type-C e c'è persino un carinissimo portachiavi marchiato Just Air. Questa è vera attenzione al dettaglio. Abbiamo un cavo per il collegamento video, abbiamo un ulteriore cavo di ricarica e le due antenne per il visore che andiamo a collegare semplicemente in questo modo, avvitandole. Vi faccio notare un dettaglio: il radiocomando ha anche questo collegamento in caso volessimo utilizzare un monitor FPV invece del visore. Andiamo ora ad accendere il visore e vi faccio vedere cosa si vede. Abbiamo la visuale FPV della piccola cam di questa macchinina. Il FOV è abbastanza ampio, come è giusto che sia, e si vede davvero molto bene ragazzi. Fluidissimo ovviamente, essendo un segnale analogico. Ragazzi, cosa posso dirvi? Da usare è davvero una figata, è velocissima, guardate come sterza in pochissimo spazio, ma è molto ben controllabile e anche la registrazione FPV secondo me è davvero di qualità ottima. Non basta questo tavolo per tutta la velocità di questa macchinina. Opla! Oh, stava quasi per cadere. Tra l'altro, nonostante sia piccolissima, guardate come non si ribalti mai. È costruita davvero con un certo criterio. Anche con una sterzata velocissima, non si cappotta ragazzi. Proviamo a farla girare. È divertentissimo, è caduta, vabbè, ma non potete capire
quanto è divertente. Quindi ragazzi, questa era la Just Ear Q25 della Diaton, o Diaton, pronunciatelo come preferite, una piccola macchina radiocomandata costruita con un'attenzione al dettaglio sia del packaging sia del prodotto in sé, davvero maniacale. Io mi sto divertendo tanto nell'usarla, nel giocarci. Io ho oltre 30 anni e la trovo una figata, ma anche per i bambini è un giocattolo davvero bellissimo. Ora parliamo di prezzi e dove acquistarla. Lei, la Just Air Q25, al momento non è disponibile su Amazon. Il negozio che me l'ha venduta mi ha comunicato che dovrebbe arrivare in tutti i diversi colori che abbiamo visto nelle prossime settimane. Io vi terrò aggiornati sulla sua disponibilità e le prime offerte dedicate direttamente nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, quindi se non volete perderla cercate qui sotto in descrizione video nei primi link canale Telegram dell'offerta TechBest Deals, entrateci e ve la segnalerò appena disponibile. Il prezzo dovrebbe oscillare tra gli 80 e i 120 euro. È un prezzo secondo me corretto considerando la qualità con cui è costruita e la dotazione di accessori, radiocomando, visore FPV e batterie già integrate. E inoltre qui sotto in descrizione video, oltre al link per il mio canale Telegram, trovate anche il link per il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, il più grande canale, anzi gruppo Facebook italiano dedicato ai droni, alla tecnologia e al modellismo in generale. Quindi entrateci subito perché ci si diverte, siamo già oltre 22.000 e trovate anche il link per la mia pagina Instagram se vi interessa seguirmi e scoprire in anteprima i prodotti che vi sto per portare qui sul canale. Un simpaticissimo modellino con cui divertirsi tutti. Quindi lo straconsiglio, ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questa Just Ear Q25. La trovate una piccola macchinina radiocomandata ben riuscita oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti e se avete dubbi o domande non esitate nel chiedere. Io sono come sempre a vostra totale disposizione e se questo video vi è piaciuto almeno un pochino così potete supportarmi con un like, iscrivendovi al canale e condividendo questo video a tutti i vostri amici. Questo è tutto ragazzi, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli!